we start to shoot in Spain, Almeria, and then we went to Monument Valley to do some scene. And, well, I remember lots of scenes we did because they are very precise in my mind, because he was shooting in a very special way, especially on the faces of the actors. This was the first spaghetti western that was filmed outside Italy and Spain. And Leone actually went and filmed quite lengthy sequences in Monument Valley so as to take advantage of those great mittens and buttes that had been the stock in trade of John Ford. Sergio Leone was determined to include Monument Valley in this film, the famous valley with the cathedral-type red rocks which had been used by John Ford in 8 movies. He went on a recce in a jeep, Monument Valley tours, round Monument Valley, and Tonino Dellicoli, the director of photography, went with him, and remembers Leone having total recall on every shot from a John Ford film. So he'd, like a little boy, he'd rush around and say, "That's the Searchers," and go, "That's Cheyenne Autumn," and just remembering exactly where Ford put the camera. Beh, C'era una volta nell'West, era un po' il buono, il brutto e il cattivo come ambientazione. E C'era una volta nell'West, mi ricordo che lui ricordava tutti bene i film americani, per esempio Ombre Rosse, lui lo ricordava molto bene, tant'è vero che con C'era una volta nell'West siamo andati nei stessi posti dove avevano girato Ombre Rosse, la corsa dei cavalli, con le montagne classiche dell'Arizona. E abbiamo fatto dei pezzi perché gli esterni, il Calessino con Claudia Cardinale e Paolo Stoppa, i passaggi li abbiamo fatti lì. Poi quando arrivavano alla Posada, che era questa specie di fermata di posta che si trovava in mezzo al deserto del West, l'interno di questa posata l'abbiamo fatta a Cinecittà e l'esterno l'abbiamo ricostruito lì, ma soltanto il di fuori. E quindi la buona parte del film C'era una volta nel West l'abbiamo fatta in Almeria, in Spagna, cioè nel deserto di Almeria. He made most of the movie in Spain and had the devil's own job matching up. Spain, which is olive colour and sand colour and light with the red of Monument Valley. In fact, he imported bags of dust from Monument Valley. So there's a sequence where Jason Robards is supposed to be riding through Monument Valley. His men arrive at the door, Cheyenne's men, and all this red dust comes through the door. It was imported from Monument Valley, chucked through the door in Spain to match it up. Com'era diverso lavorare in America e in Europa. Eravamo in un piccolissimo centro, si chiamava Cayenta. È un centro che era situato proprio tra 4 stati americani, mi ricordo. E quindi non posso dire di essere stato in una grossa città, quindi aver capito il sistema americano, eccetera, eccetera. Eravamo isolati, erano truppe che lavorava in questo posto, mi ricordo una specie di dirupo, di montagna. Quindi differenza non c'era. Carlo Simi was an architect who had actually worked first with Sergio Leone on Romulus and Remus, a film made in the early 1960s, although they didn't get to know each other, but they really got to know each other on Fistful of Dollars. And Simi was brilliant at doing these larger-than-life sets set in the Southwest. Gli americani hanno dei grossi attori, però il resto passa un po' in secondo. Invece lui, la scenografia soprattutto, teneva molto alle scenografie, alla verità. Lui possedeva delle pile di libri così, come documentazione. Lui aveva tutta la documentazione fotografica dell'epoca. E lo scenografo, che era Simi, che purtroppo adesso non c'è più, rivedeva esattamente quello che lui gli faceva vedere dalle fotografie. Allora i soldi c'erano, perché i film già erano sovvenzionati dagli americani in gran parte. E quindi C'era una volta il West e poi il buono, il brutto e il cattivo. Take the 3 key sets, the railroad station at the beginning, Sweetwater, the actual ranch,
And the third and the most expensive set is the town of Flagstaff. In low-budget American westerns or TV westerns, the town is completely finished, it's beautifully clean and tidy, you know, it's been there forever. This is a town that someone thought up the week before, and they're in the process of knocking it together. It was an expensive set. In fact, the cost of the set of the town of Flagstaff was more than the entire budget of Fistful of Dollars. That first sequence kind of summarizes a lot of American films, John Ford and Howard Hawks westerns that we've seen before, in the way that that whole station was built. The bare wooden planks, the windmill squeaking across the way, everything about it. The second is Sweetwater, which is interesting because he was trying to put over that Brett McBain was the sort of guy who really was thinking of the future. He's got a piece of land that has water on it, nobody knows that, and he wants to build a ranch that's going to last because he knows this is going to be the center of a town one day in Sweetwater. So it's much bigger and more substantial than it needs to be. It's like, you know, a focal point of a town. It was actually made out of bits of wood that were left behind by Orson Welles when he was making Chimes at Midnight, his Falstaff movie. There were lots of medieval battles involving pikes and bits of wood and stockades, and they left all the wood behind in Spain. So they bought a job lot of wood and made Sweetwater out of it. So what you're watching is the medieval planks from Chimes at Midnight turned into a chalet. Sergio Leone più che difficile era un regista perfezionista, amava la perfezione, il dettaglio, molte cose che magari io come direttore della fotografia, non so, un mobile fuori posto in campo lungo, nessuno se ne accorgeva. Lui però perdeva tempo per mettere a posto quel mobile. Ma di come stiamo perdendo tempo era una questione sua personale, era un'angoscia sua. Quindi era per la perfezione del massimo. He had endless meetings with Carlo Simi about what it should look like. He was very concerned about, you know, things like how much dust should be on the costumes. They mustn't look too clean. But gradually, as their relationship worked together and they became more comfortable around each other, Simi just blossomed and started to do the most extraordinary production design and the most extraordinary costume design. When they got as far as The Good, the Bad, and the Ugly, I thought, well, they can't get any better than this. You know, this is the ultimate. And then they went into this quite surreal and exaggerated world of Once Upon a Time in the West. One thing that's never discussed in these movies is that these actors wear an incredible amount of makeup, as if they're all sunburned. And you really get a sense of the dust and the heat and the location. The makeup can change your, you know, your expressions, the way you look, the eyes. And it's very, very important to have the good and the right makeup. For the costumes or the makeup, of course, I can talk. I mean, if I don't recognize me physically, the makeup and the hairdo, you know, I'm allowed to say something. But the design were perfect. Naturalmente mi acconciò, cioè mi tagliò i capelli, io ricordo bene, infatti avevo i capelli cortissimi, e poi questa armatura di cuoio pesantissima, perché lui era un uomo malato, una malattia alle ossa, per cui non poteva camminare. Infatti lui cammina in questo vagone che si è fatto fare reggendosi a delle sbarre di ferro. Appena faceva il nome degli attori che volevano attore, questo era pronto per venire, compreso il protagonista di C'era una volta l'Oeste. Bronzo era un fenomeno, non parlava mai. Dice vai lì e andava lì, vai lì, vai a dormire, vai a mangiare. Fonda lo stesso, perché Fonda venne con la moglie, lui aveva una moglie italiana, Fonda. E con il caldo che faceva, Simi, il costumista, gli metteva i costumi, aveva visto che Sergio gli aveva fatto vedere le sue fotografie, e pesavano, faceva caldo. E lui provava con gli attori, ma dico, ma scusa, metti una controfigura e poi lo fai, perché faceva l'inquadratura. E no, perché dice come porta il cappello lui, non lo porta un altro, io devo fare l'inquadratura che sta dentro al cappello e doveva partire poi andare indietro. Insomma, senza Fonda lui non poteva fare l'inquadratura. E questo poveraccio stava delle mezze ore fermo sotto al sole per fare l'inquadratura, ma non ha detto mai niente. La scena di apertura del C'era una volta l'Oeste rispecchia un po' la tecnica di Sergio Leone, l'attesa è spasmodica, che questi aspettano questo killer che deve arrivare
E poi in questi inizi scorrono i titoli di testa per coprire un po' il tempo che Sergio prende per questa attesa così di pathos. Per lui il pathos, come i duelli, le cose, era sempre tutti questi primi piani, questi occhi, poi c'era il fatto della mosca, carino, il fatto della mosca che gli ronzava intorno a uno di questi attori che facevano questi che la attendevano per ammazzarlo. E questa mosca era stata fabbricata ma non funzionava. E allora, perché doveva andargli sul labbro, lui la doveva scacciare, ma però non si riusciva con la mosca finta. Allora dico, andate a prendere un po' di miele, una cosa, stiamo lì, aspettiamo, metti il miele qui, così sta mosca girò e la mosca vera si posò sul labbro. Poi quella che lui infila con la rivoltella era finta. Questo è l'inizio. Ma queste attese Sergio le ha sempre fatte, però il pubblico le ha sempre sopportate. Se le faceva un altro, perché riusciva a creare appunto questo con il montaggio. The main characteristics of Leone's films, I think, are their slowness and a visual style which juxtaposes extreme close-ups with very wide shots. He films landscape better than any Western director since Ford. But he also uses the faces of the characters as a sort of geography as well, and gets really close to the faces and shows you the pock marks, and if they haven't got scars, he gives them scars, you know. So the faces sort of become the landscape, and I think that's something that he, more than any other spaghetti Western director, was responsible for. He shot in broad daylight, allowing him a very deep focus. He'd have foreground objects very close to the camera and background objects. And the movement of those two objects in opposition was extremely powerful. He used that before in the Dollars trilogy. And he used it to great extent here in Once Upon a Time in the West. My favorite scene in Once Upon a Time in the West is the arrival of Jill on the station. And there's that amazing moment when Claudia Cardinali arrives at the station. She gets off the train. She talks to the station master. You know, how do I find my way to Sweetwater? And the camera, you don't see the town yet. All you see is the station. And the camera goes up and you see the roof, the tiled roof. And there's this swell in the music, sort of crescendo. And there, just behind the station, you didn't even know it was there, is an entire town in the process of being constructed. Sole, era un inferno come calore, come polvere, come tutto. Quindi le difficoltà erano un po' queste. E quella scena della gru, della stazione, quando arriva la Cardinale, non c'era una volta il West, quella scena della gru che fu fatta, siamo stati una giornata, mezza giornata, perché lui sempre per la perfezione, perché quando arrivavamo su al paese tutti i movimenti delle figurazioni, delle carrozze dovevano essere tutti sincronizzati, quindi c'era un po' di difficoltà in questo senso, ma insomma niente di importante. The camera work in his films always has a very sort of deliberate composition where there is a great landscape filled with people and stuff and everything, and then half the landscape will be somebody's face. He was always looking for people whose face told the whole story. Ma francamente, sai, è l'ambiente che fa già la fotografia. Stai in Almeria, stai a Milano, già è tutto diverso. Quindi Claudia Cardinale io già la conoscevo perché avevo fatto altri film con lei, quindi conoscevo già il suo viso. Quindi non c'erano grandi approcci da fare, fotografia normale, poi è l'ambiente che ti fa inventare il tipo di fotografia da fare in quel momento. Tonino Delle Colli is a magnificent
director of photo. And I've been doing lots of movies with him. And first of all, he's a very funny man. I never had problems with him because he knows how to put lights. He's not, you know, he doesn't improvise. He knows exactly the way to photograph. People think that Leone storyboarded his films because they look so designed, so well composed, which I think they were, but he didn't. He had it all in his head. He'd listen to everybody, he'd talk a lot in the months before, during pre-production. He'd talk to Simi, he'd talk to the editor, he'd talk to Morricone, and he'd have an absolute sense of what he wanted on the set. Apparently he was a brilliant storyteller. Oltre che la mosca c'è anche il pezzo, la goccia sul cappello, che veniva giù dal serbatoio dell'acqua. Ma siamo stati in una mattinata a fare quella goccia che si poteva fare in un quarto d'ora, ma lui quella goccia doveva centrare il punto che voleva lui. E quindi una goccia che veniva da 3 metri, insomma, e stava lì, ha girato finché la goccia... Poi ho detto, siccome dovevamo partire per andare in America, per fare gli esterni in America, eravamo tutti pronti, era l'ultima scena da fare in Spagna, io me ne sono andato, ho lasciato l'assistente con questa goccia, dico, date, gira finché ti dice. Quando è stato al montaggio, dopo tutto quello che avevamo girato per la goccia, per questa goccia, mi ha detto, oh vedi, tu te ne sei andato, dice, ma io la goccia buona non ce l'ho. Aveva girato lì la tettina, non aveva la goccia buona per darmi il torto, per farmi sentire in torto che sono partito. Like most Italian films, this was post-synchronized, the entire film. So they shot natural sound. And because, you know, Cinecitta's built on the flight path of Fiumicino Airport, I mean, there's jets going over all the time, for example, they then looped in the sound afterwards, and Robards was apparently brilliant at that. Because they don't shoot with sound, there's a lot more, I don't call it daring in the camera work. The camera goes everywhere because they're not worried about sound booms. They're not worried about miking the actors. Un film di Sergio Leone che durava 3 ore e mezzo, tutti lo guardavano e queste 3 ore e mezzo passavano. Questo dipendeva dal montaggio. Lui impiegava 3 mesi, 4 mesi per girare il film e 6 mesi per montarlo, perché ricominciava da capo, dammi quel pezzo, si ricordava tutto, quello che aveva girato, anche quello che era scartato, si ricordava tutto. Quindi il montaggio era importante per lui. Everything, the costumes, the music, the construction of the sets, the faces of the actors, it's flawless. Every scene has a little flourish that you say, I've never seen anything like this before. It's really unique. I love very much the way he was shooting, and I love very much the way he was using the camera and the cuts and everything. Sergio Leone started a way of making cinema totally different and marvelous. There is a zoom shot into Charles Bronson's eyes at the moment the flashback of why he's there on his mission is told, that may be the biggest close-up of an actor's eyes I've ever seen in my life. They've completely filled the screen.